E continuando in questa serie forsennata di video pipponi, oggi argomento super interessante e super richiesto, ovvero vale la pena fare il passaggio dallo Shuei Neotech 2 allo Shuei Neotech 3? Il video del Neotech 2 lo trovate sul canale, avevo fatto un excursus di tutti i modulari di casa Shuei, quindi ora per non farvi perdere ulteriore tempo li mettiamo affiancati per confrontarli. Esternamente il Neotech 3 risulta più filante con aerodinamica migliorata, guardate la sezione della parte posteriore rispetto al Neotech 2. Da questa angolazione si percepisce ancora di più, vedete com'è pronunciata questa linea, anche questa curva è differente, qua abbiamo molta luce da terra mentre qua tocca quasi terra. Passando alla parte frontale, partendo dal basso, vediamo il tastino rosso per aprire la mentoniera. Nel Neotech 3 è migliorato l'accesso anche con il guanto rispetto al Neotech 2. Spostandoci leggermente più in alto, nel Neotech 2 troviamo la presa di ventilazione con una singola posizione, aperto chiuso, un aumento importante di ventilazione e una chiusura a due posizioni, tutto aperto, semi aperto, tutto chiuso. Spostandoci ancora più in alto, nel Neotech 2 non trovavamo nulla, mentre nel Neotech 3 trovate questo bottone. Vengo più vicino per mostrarvelo nel dettaglio. Sentite questo rumore, basta premere. Con la visiera aperta forse si capisce ancora meglio il funzionamento, guardate questo uncino. Chiudendo la visiera, all'interno ci sono due ganci che servono per bloccarla, quindi per aprirla basta premere il bottone nero, la visiera si sgancia e noi possiamo aprirla, mentre nel Neotech 2 nella parte sinistra avevamo questo gancio, quando si chiudeva la visiera bastava premere e la visiera si agganciava. Per sganciarla ed aprirla bisognava spingere, si sganciava e poi si sollevava. Facendo il punto della situazione, passando dalla teoria alla pratica, dobbiamo dire che per quanto riguarda l'apertura, ovvero premere il bottone rosso, ora è leggermente più agevole ma non è così differente, mentre molto importanti sono state le modifiche per quanto riguarda la presa di ventilazione, ora veramente più performante, ma soprattutto una cosa che finalmente, tra virgolette, amo è il sistema di bloccaggio e apertura della visiera. In primis perché ora la visiera una volta chiusa è letteralmente bloccata e bloccandosi sicuramente non riuscite a percepirlo o a vederlo, ma la pressione esercitata dalla visiera sulla guarnizione perimetrale ora è maggiore, migliorando di conseguenza le possibili infiltrazioni d'acqua dalla visiera. Inoltre, trovandosi al centro, la distribuzione della pressione sulla guarnizione è simmetrica. Per quanto riguarda il paranaso sono molto simili, nel Neotech 3 lo troviamo un po' più spigoloso, comunque l'installazione è la stessa, provo a farvelo vedere. C'è una sorta di appiglio, quindi basta sollevare. Ok, qua dovrebbe venire via molto meglio perché c'è la polvere della Patagonia, per quanto l'ho pulito benissimo. Ma solo nel Neotech 3, con l'accessorio che trovate in dotazione all'interno della confezione, possiamo togliere il filtro snebbiatore. Basta spingere e poi sollevare. Bisogna fare un po' di attenzione con la guarnizione, ma è molto semplice. Eccolo nel dettaglio. Per inserirlo basta appoggiarlo, spingere verso il basso, controllare la guarnizione, ma vi posso garantire che rimane sempre in sede. Rimettiamo anche il paranaso, basta spingere verso il basso. Ok, anche di qua. Ok, spostandoci ancora più in alto, stesso immancabile logo Shuei, ma una presa di ventilazione diversa, con due posizioni di apertura, prima e seconda, però nel 3 troviamo una ventilazione migliorata e al tempo stesso chiusura e apertura più agevoli con i guanti. Nella parte posteriore troviamo un nuovo estrattore dell'aria, ma in entrambi i casi non abbiamo una linguetta per aprirlo e chiuderlo, rimane sempre aperto. Visierino parasole allungato di 5 mm, se guardate si nota molto la differenza, migliorata l'interferenza dalla luce e una maggiore precisione ottica. Il meccanismo di apertura e chiusura è rimasto sempre lo stesso, idem per il meccanismo di aggancio e sgancio della visiera, basta aprire la visiera, afferrare questo gancio e tirarlo verso il basso, poi cerco di farvelo vedere, tirare la visiera verso di voi in questa maniera, anche dall'altra parte
e la visiera si sgancia. Questo è il dettaglio del meccanismo. Passando invece al visierino parasole, per sganciarlo, vedete questa linguetta nera? Basta sollevarla. Provo a farvela vedere un po' meglio. Basta sollevarla e spingere la visiera verso il basso. Fare lo stesso dall'altra parte. La visiera ruota e potete sganciarla. Per rimontarla è semplicissimo, ricordatevi questo dentino e questo puntino. Provo a farvelo vedere nel dettaglio, anche se non è facile. Comunque dovete infilare il visierino all'interno, spingere dentro, poi infilare il pomellino del visierino all'interno del foro. Provo a venire più vicino, guardate, guardate, guardate. Una volta che si è incastrato avete fatto. Idem dall'altra parte. Una volta che i pomellini sono entrati dentro al foro, la visiera è bella agganciata. Per aprire il gancio ho utilizzato le unghie, ma c'è sempre l'utensile in dotazione, serve anche per questo. Ora che abbiamo tolto la visiera, andiamo a fare un lavoro di manutenzione molto importante. All'interno della confezione troverete questa busta e questo flaconcino, ovvero grasso al silicone. Applicate su tutta la guarnizione ed anche in questi punti di rotazione. Ovviamente distribuitelo per togliere poi quello in eccesso. Qualcosa rimane sulla superficie. E dato che siamo entrati nel mood della manutenzione, prendete un panno, non dovete aver paura di aprire la vostra visiera, ovviamente senza esagerare, ma comunque non si romperà. Questo serve per togliere e inserire il pillock. Eccolo qua nel dettaglio. E sempre nel dettaglio provo a mostrarvi gli appigli di cui vi parlavo, che servono appunto per tenere bloccata la visiera. E così facendo la pulizia dei nostri dispositivi sarà più semplice, ma anche la regolazione. E per regolazione intendo i pomellini che tengono il pillock. Se vedete è un esagono, prendete la chiave in dotazione, basta inserirla e ruotare. Provo a farvelo vedere, ma credo che non si riesca. Qua c'è una piccola V che ne delimita la posizione. Sviluppando in piano la nostra visiera, abbiamo due fori. Facendo una sezione in questo punto, cambiamo foglio. Questa è la sezione del foro presente nella visiera. Il pomellino di registro sarà fatto in questa maniera. Provo a simularvelo velocemente. Questo è l'eccentrico e nella parte sopra avremo l'esagono. Ma per completezza disegniamo anche l'aggancio del pillock, dove qua abbiamo la guarnizione che va battuta nella visiera e questo è il pillock. Praticamente se noi prendessimo la chiave in dotazione con l'esagono, facendo ruotare il pomellino, torniamo alla prima figura, non faremo altro che aumentare la distanza tra i due fori oppure diminuirla. La registrazione del pillock è importante perché i due materiali, pillock e visiera, sono differenti, quindi hanno una differente dilatazione termica. Cosa succede? Succede che con il sole molto forte, a noi è capitato in Sud America a livello del tropico, il pillock si è rallentato, ovvero la guarnizione del pillock non aderiva più alla visiera. Così facendo abbiamo perso l'efficacia del pillock, ovvero quella di proteggerci dall'appannamento. Praticamente in questo video pippone sto facendo manutenzione al casco, cosa tra l'altro che mi ha chiesto Sara perché dobbiamo prepararli per il Sud America. Qua bisogna ottimizzare i tempi, altrimenti è impossibile fare tutti i video pipponi che vi ho promesso. Quindi procediamo allo smontaggio. Come il Neotech 2 i guanciotti si rimuovono nella stessa maniera, basta tirare. Nella parte bassa trovate questo aggancio, poi basta sollevare e il guanciotto si può togliere. E questo è il dettaglio del guanciotto all'interno, mentre questa è la zona che batte con il viso. Anche per togliere la calotta semplicissimo, parte posteriore basta tirare, ci sono ulteriori due clip, far ruotare la calotta all'interno e nella parte frontale basta comunque tirare.
quindi via anche la calotta. Ora vedete due microfoni, questo è dell'auricolare, questo invece è quello che ho inserito per Sara, ovvero da dove parte l'audio della voce di Sara quando si trova sopra la moto. Ho adottato questa soluzione abbastanza rudimentale, ma comunque funziona. Ecco come si presenta il casco all'interno, comunque molto simile al Neotech 2. Togliamo anche i copri cinturino, c'è questo bottone che li tiene, basta sfilarli ora. Via copri cinturino. Anche l'altro ha una clip simile, non so se riuscite a vederla, si trova proprio all'interno. Via anche l'altra. Quello che invece hanno cambiato tra il Neotech 3 e il 2 è che il cinturino ora è più sottile. Questo è quello del 3, mentre questo è quello del 2. Forse così si riesce a capire il confronto. Questa è la clip nel dettaglio, come si agganciano, e questa è la calotta interna dove troviamo l'altra importante differenza con il Neotech 2. Questa è la calotta del 3 e questa è la calotta del 2. Focalizzatevi nel tipo di materiale. Nel 3 mi permetto di dire finalmente perché hanno adottato un materiale che scalda meno rispetto al classico materiale che trovavamo in tutti i caschi integrali e modulari Shoei. Stesso identico discorso per i guanciotti. Questo è il Neotech 3, mentre l'altro, identico materiale della calotta, Neotech 2. Nel dettaglio, se confrontiamo i due materiali, questo è leggermente, tra virgolette, meno peloso, quindi scalda meno. Sia il 2 che il 3 vengono prodotti con 3 misure di calotta differenti. La prima calotta riguarda la taglia XS SM, la taglia L viaggia con la seconda calotta, mentre la taglia XL e XXL riguarda la calotta più grande. Con il 3 anche le confezioni hanno dimensioni differenti. Guardate il casco di Sara taglia M, quindi calotta piccola, il mio casco taglia L, quindi calotta intermedia. Avere a disposizione 3 calotte è molto importante, sia ovviamente per un discorso estetico, ma soprattutto per un discorso di peso. Considerate che il casco di Sara taglia M, quindi calotta piccola, pesa 1,7 kg, mentre il mio casco taglia L, quindi calotta intermedia, pesa 1,8 kg. E 100 grammi sembrano pochi, ma vi posso garantire che i muscoli del collo a fine giornata ringraziano. Altra grande novità, nuovo sistema di comunicazione integrato Shoei Comlink. Nel Neotech 2 troviamo il Sena SRL02, mentre nel 3 troviamo il Sena SRL03. Oggettivamente superiore, ma se vi interessa per questo dobbiamo farci un video pippone dedicato. Entrambi i caschi hanno la doppia omologazione PEGI, che significa mentoniera aperta, mentoniera chiusa, ma il nuovo Neotech 3 deve sottostare alla nuova normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2022, dove i test sono un po' più esigenti. Per farvi un esempio, nella vecchia omologazione 2205 venivano stabiliti 6 punti di impatto, mentre nell'omologazione successiva, la 2206, ne sono stati aggiunti 12 in più. Un'altra grande differenza tra le due omologazioni è la prova di impatto rotativo, una delle prove più esigenti fino al momento. Le visiere e le lamine anti-appannamento dovranno essere omologate, differente limite di trasmissione delle visiere oscurate, le visiere devono essere sottoposte a prove di velocità ed anche i visierini dovranno superare le prove ottiche e di transizione luminosa. Inoltre, nei caschi modulari come questi, le prove dovranno essere realizzate sia con la mentoniera chiusa che con la mentoniera aperta, ma anche senza mentoniera. E cosa molto interessante, nei caschi provvisti di sistema di comunicazione integrata, le prove devono essere fatte con il sistema inserito. Questo per dirvi che tale combo Sena SRL03 e Neotech 3 insieme sono omologati. Anche questo video pippone l'abbiamo portato a termine, e alla domanda: Francesco, vale la pena fare il passaggio dal Neotech 2 al Neotech 3? Ovviamente la risposta è soggettiva. Dal mio punto di vista posso dirvi che il Neotech 2 è un ottimo casco, ma bisogna riconoscere che le novità apportate al Neotech 3, vedi la reazione migliorata, un nuovo sistema di aggancio, ma soprattutto se utilizzate il casco in estate con temperature elevate, bisogna riconoscere che la nuova imbottitura è più fresca, quindi il comfort è maggiore. E per rispondere alla domanda che mi fate sempre più spesso, ovvero: Francesco, si riesce ad avere una sorta di codice sconto? Io purtroppo con Shoei non ho nessun tipo di collaborazione, quindi non vi posso aiutare. Anzi, quello che vi posso dire è che questo casco, per averlo di questo colore, l'ho ordinato ad aprile quando ci trovavamo in Cile. L'ho ordinato dal mio amico Pier Giorgio di Generazione Moto, che si trova qua vicino, e lo stesso Pier Giorgio mi ha detto: per averlo di questo colore abbiamo dovuto aspettare 2 mesi, quindi quando noi siamo tornati in Italia a giugno sono andato a ritirarlo, ma era arrivato da pochissimo.
Detto questo, ora prendo il mio casco, tolgo tutte le imbottiture e le inserisco all'interno della lavatrice, anche se questo lavoro dovrebbe spettare a Sara, quando invece tocca farlo a me. Ma a parte questo dettaglio, siamo entrati nel periodo di preparazione perché il 27 novembre abbiamo il volo per tornare dalla Tenerona e il periodo di preparazione, per quanto la nostra esperienza inizia ad aumentare, è sempre un po' adrenalinico, ovvero la paura di lasciare qualcosa a casa è sempre dietro l'angolo. Quindi non ci pensiamo, voi come sempre, se avete qualche domanda lasciatemela sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video. Pippone, ciao ragazzi!